Benvenuti a questo nuovo approfondimento. Ok, andiamo dritti al punto e affrontiamo uno dei misteri più affascinanti della politica e dell'economia moderna. I presidenti degli Stati Uniti mentono sulle tasse. Insomma, la loro retorica e le grandi promesse che sentiamo nei discorsi si allineano poi davvero con la realtà delle riforme fiscali? È una domanda assolutamente cruciale. Spesso tendiamo un po' a scartare discorsi politici, no? Li consideriamo semplice rumore di fondo, ma una ricerca economica rigorosissima, pubblicata di recente sull'American Economic Journal, ci dimostra che c'è molto, molto di più sotto la superficie. E come vedremo, la risposta a questa domanda ci porterà a scoprire delle dinamiche letteralmente inaspettate. Passiamo alla prima sezione. Il mistero delle promesse. Le parole dei presidenti diventano realtà? Storicamente, misurare se un politico dice la verità e quale sia l'impatto economico reale delle sue parole, è sempre stato un bel rompicapo. Spesso i leader fanno promesse vaghe mesi o addirittura anni prima di scrivere una vera e propria legge, mentre i mercati e i cittadini nel frattempo ascoltano e reagiscono. Prendiamo un esempio concreto. Gennaio 1981, il presidente Ronald Reagan dichiara: «È tempo di risvegliare questo gigante industriale e di alleggerire il nostro punitivo carico fiscale». Boom! Mesi prima dell'effettiva riforma, con queste esatte parole, manda un segnale inequivocabile. Non c'è ancora mezza riga di legge scritta in Parlamento, eppure il messaggio arriva forte e chiaro. La domanda allora è: possiamo misurare questi segnali in modo sistematico per capire se si trasformano davvero in realtà? E questo ci porta alla sezione 2. 60 anni di discorsi presidenziali, un enorme archivio di dati. Per risolvere questo vero e proprio enigma, i ricercatori non si sono basati su opinioni o su qualche aneddoto isolato. Hanno fatto le cose in grande. Hanno preso l'intero, e dico letteralmente l'intero, archivio dei discorsi pubblici presidenziali americani dal dopoguerra a oggi. I numeri sono pazzeschi. Parliamo di 1.119.200 paragrafi esatti, tirati fuori da quasi 60.000 testi presidenziali tra il 1949 e il 2017. È una montagna di dati. Nessun essere umano, nemmeno il team di studiosi più veloce al mondo, potrebbe mai leggere e analizzare oggettivamente tutta questa roba per trovare degli schemi ricorrenti. Ci voleva decisamente un approccio diverso. Arriviamo quindi alla sezione 3. L'algoritmo legge la politica. L'intelligenza artificiale analizza i testi. Dato che la lettura umana era fisicamente impossibile, i ricercatori si sono affidati a un algoritmo avanzatissimo chiamato Latent Dirichlet Allocation. Niente panico per il nome complicato, l'hanno usato per isolare in modo totalmente neutro le frasi che parlavano in modo specifico di riforme fiscali. Per capirci, parliamo di topic modeling. Immaginatelo semplicemente come un enorme sistema di smistamento automatico, una macchina super intelligente che legge milioni di parole e, guardando solo il contesto e la frequenza con cui queste parole stanno vicine, inizia a buttarlo in ceste virtuali diverse. Se nota che guerra, truppe e difesa appaiono sempre insieme, crea la cesta argomento militare. Ecco, hanno fatto fare alla macchina esattamente la stessa cosa per scoprire come i presidenti parlano di tasse. E guardate i risultati. Osservando le parole chiave estratte dall'algoritmo per l'argomento aumento delle tasse, si vede benissimo come il sistema abbia fatto centro. Le parole scritte in grande come deficit, budget e in modo super evidente social security sono proprio quelle che compaiono più spesso quando si sta preparando il terreno politico per alzare le tasse. E qui viene il bello, perché il confronto è davvero illuminante. L'algoritmo ha imparato a distinguere il vocabolario dei politici. Quando c'è aria di aumenti fiscali, le parole ruotano attorno a social security, deficit e bilancio. Ma attenzione, quando un presidente, e non importa assolutamente a quale partito politico appartenga, vuole segnalare un taglio delle tasse, le parole cambiano completamente. Saltano fuori termini come small business, crescita o creazione di posti di lavoro. È una divisione del linguaggio sistemica. Funziona per tutti, trasversalmente a tutte le amministrazioni. Andiamo alla sezione 4. Prevedere le riforme fiscali. Il verdetto dei dati. Allora, qual è il verdetto finale? Molto semplice. L'algoritmo funziona in pieno. La scoperta pazzesca è che la frequenza di questi specifici argomenti nei discorsi riesce davvero a prevedere le leggi fiscali del futuro. I dati dimostrano che questi discorsi hanno quella che gli economisti chiamano causalità di Granger rispetto alle riforme vere e proprie. In parole povere, sono un indicatore statistico affidabilissimo.
Anticipano la direzione, quindi se le tasse si alzeranno o scenderanno, prevedono i cambiamenti reali nelle casse dello Stato e, cosa forse ancora più incredibile, influenzano le aspettative degli investitori guidando i mercati finanziari e i tassi di interesse molto prima che le leggi vengano effettivamente votate. Questo ci conferma un fatto cruciale. Analizzando tutte le amministrazioni della storia recente, da Nixon a Obama, senza alcuna distinzione tra conservatori o progressisti, la retorica politica è un indicatore sorprendentemente accurato della vera politica fiscale che verrà. In pratica, le parole di un presidente sono la primissima informazione che inizia a modellare il comportamento economico dell'intera nazione. E qui entriamo nella sezione 5, il paradosso dell'attesa. Un colpo di scena economico. Ok, abbiamo capito che i segnali ci sono e sono super precisi, ma cosa succede all'economia quando questi segnali arrivano magari con troppo anticipo? Qui dobbiamo assolutamente esplorare un effetto collaterale assurdo e decisamente paradossale della trasparenza in politica. La domanda fondamentale per capire questa realtà controintuitiva è: cosa succede quando il mercato sa con largo anticipo che arriverà un bel taglio delle tasse? La logica ci porterebbe a pensare: ottima notizia, aziende e cittadini avranno più soldi in tasca, ci sarà un boom economico immediato. Giusto? Sbagliato. La realtà economica ci mostra un quadro totalmente capovolto. I dati macroeconomici ci danno una risposta che vi lascerà a bocca aperta. Guardando il calo improvviso tracciato su questo grafico, si nota una cosa incredibile. Quando viene annunciato un futuro taglio delle tasse, l'economia all'inizio si contrae. C'è un vero e proprio calo del PIL, ancor prima che il taglio diventi realtà. La curva scende letteralmente sotto lo zero nei primi trimestri. È un risultato completamente controintuitivo. Pazzesco, vero? Cerchiamo di riassumere il perché di questo incredibile paradosso. Mettetevi per un attimo nei panni dei cittadini o delle aziende. Se sapete con certezza che le tasse scenderanno tra un anno, cosa fate? Semplice, mettete in pausa tutto. Perché spendere o investire enormi capitali oggi, se domani, grazie al taglio fiscale, vi costerà molto meno? Questo comportamento di massa genera la contrazione iniziale dell'economia. Tutti ritardano le decisioni importanti e l'ironia più grande che i ricercatori hanno scoperto è che più questa attesa è lunga, più debole sarà la successiva espansione economica quando il taglio entrerà finalmente in vigore. E tutto questo ci lascia con una provocazione finale davvero potente, su cui vale la pena riflettere. Avere una trasparenza politica estrema e sapere in anticipo il futuro grazie a questi discorsi pubblici finisce per danneggiare la nostra economia del presente? È un pensiero affascinante che ribalta un bel po' di convinzioni che abbiamo su come comunicano i politici e su quanto siano efficienti i mercati. Insomma, oggi abbiamo visto chiaramente che le parole non sono mai solo parole, si possono misurare, si trasformano in dati, muovono i capitali e a volte creano dei veri e propri paradossi imprevisti. La nostra analisi finisce qui, ma una cosa è sicura: la prossima volta che sentirete un politico parlare di tasse alla TV, quelle parole avranno un peso e un significato decisamente diversi.